Allora, buongiorno, io sono Marcella Smokovic, sono una giornalista professionista in pensione, ho 65 anni, ho lavorato per 35 al Messaggero in vari giornali del mondo, dal País a Cina in Italia, di cui sono stata vice direttore, attualmente lavoro per La Voce di New York. Parlo 5 lingue, sono laureata in sociologia, sono figlia di esuli istriani per questo cognome che porto, ma sono un ispanista perché ho studiato in Spagna e in Portogallo. Ho lavorato, come dicevo, 35 anni al Messaggero, facendo prevalentemente lavoro di desk, che significa confezionare le pagine di giornali. Perché? Perché il ruolo delle inviate speciali, che è diciamo il massimo, il top del lavoro giornalistico, quasi prevalentemente per la mia generazione era riservato agli uomini, con stipendi più alti, con situazioni diciamo di privilegio, perché ovviamente una cosa è confezionare 4 pagine di giornale titolandole, cercando le foto e correggendo gli articoli, altra cosa è fare un'indagine per scrivere un articolo che è molto più interessante, molto più diciamo anche di potere, tra virgolette, perché consente di entrare dentro le cose, che è il motivo per cui io ho scelto di essere giornalista. La mia generazione di 65 anni era destinata a fare la casalinga e a trovarsi un marito, perché il marito era l'unica emancipazione economica. Invece io, grazie agli studi universitari, grazie alla frequentazione del movimento femminista che ho contribuito a fondare e nonché ho contribuito anche all'approvazione della legge sulla liberalizzazione dell'aborto in Italia e sono una delle fondatrici del movimento di liberazione della donna. Grazie a questo io ho preso coscienza del fatto che lavorare significava emanciparsi non solo dal punto di vista economico, perché la liberazione sessuale è molto facile, ma quella economica è più complicata, perché la società tendenzialmente tende a proteggere le donne e a considerarle soltanto, diciamo, o relegate a certi servizi che sono crescere i figli, occuparsi della casa o fare lavori socialmente utili, mentre invece quello del giornalismo è un lavoro sicuramente difficile, ma sicuramente di potere e comunque dove l'iniziativa, l'intraprendenza e le relazioni e la cultura sono determinanti per avere successo. Ora, è stato molto difficile approdare un giornale così importante perché normalmente, essendo il giornalismo un lavoro opinabile, ovviamente tu devi avere delle protezioni di altri colleghi più autorevoli che ti aiutano ad entrare e che poi alla fine ti insegnano anche il mestiere, perché non è un mestiere che si impara a scuola, è un mestiere che si impara facendolo. Quindi i capi e i colleghi possono servire sia a farti fare meno errori possibili, sia ad assegnarti ruoli che possono essere più o meno importanti, più o meno interessanti. Entrare dentro un giornale ha significato 3 anni di gavetta, di umilissima gavetta, perché i giornali pagano pochissimo i collaboratori. Anche oggi una giornalista può guadagnare 25 euro per un articolo del Corriere della Sera, che magari riempie tutta una pagina. Allora bisogna avere la pazienza, la costanza ed avere quella curiosità e quell'intraprendenza che ti permette di cercare cose nuove, di cercare buone notizie, di scrivere, di allearti con delle persone dentro la redazione e di crescere finalmente. Devo dire che oggi per le donne non è molto difficile stare in una redazione perché avendo perso il potere che ci aveva in passato il giornalismo e avendo perso il potere economico che ci aveva in passato, perché io avevo degli stipendi straordinari, mentre oggi le giovani guadagnano al massimo 1500 euro con contratti ridicoli. Devo dire che il fatto è fatto tantissimo dalle donne questo mestiere ormai. Allora, io il consiglio che do alle giovani, per esempio, che vogliono intraprendere questa professione, intanto di ascoltare bene il cuore, perché questo è un mestiere che lo si fa se uno ha passione, perché se no costa troppi sacrifici, significa non riuscire a mettere su famiglia,
o se la metti a una famiglia destinata a sfasciarsi o a reggersi veramente con i puntelli, perché tu entri in una redazione di giornale alle 9 di mattina e ci riesci e esci alle 11 di sera. Quando i figli cominciano ad andare a scuola, tu rischi di non vederli più e di darli solo alle babysitter o alle nonne. Allora, quasi tutte le giornaliste del Messaggero, per esempio, non hanno figli, ce ne sono pochissime. Perché? Perché appunto se una giovane decide di intraprendere questa carriera deve sapere che quello che sarà il suo ruolo nella società sarà quella di testimone della società, di denuncia della società, di racconto della società, perché poi dipende molto da che editore c'ha. Però è molto difficile che lei riesca a conciliare il lavoro di famiglia e il lavoro di giornalista con la famiglia, se non praticamente impossibile, perché gli orari che ti obbligano a lavorare, perché il giornale voi lo trovate anche la domenica mattina, quindi domenica, lunedì, Natale, Pasqua si lavora sempre. Gli unici giorni in cui non si lavora è il giorno di Natale e il 1° maggio, per il resto si lavora sempre e questo significa che uno non può seguire la famiglia. Allora questo è il primo sacrificio che una giornalista trova. Il secondo ostacolo molto serio di una donna nell'ambito del giornalismo è quello di contare veramente all'interno di un giornale, cioè di essere un direttore, di essere un vice direttore, perché a parte le strafortunate o le figlie o le azzurre caltagirone che riescono a ereditare dal padre 15 giornali, è difficilissimo che una donna arrivi a essere direttore, perché il direttore di un giornale è la testa politica del giornale, quindi è uno che fa gli interessi dell'editore, che quasi sempre è un industriale, un costruttore o comunque una persona che utilizza il giornale anche per i suoi rapporti con le banche, con le cose, eccetera. Quasi sempre una donna, per alcune persone, non è considerata all'altezza di dirigere un giornale, di dirigere altri uomini, anche perché il mondo del giornalismo è molto maschilista, è molto chiuso in se stesso, molto sessofobico, per esempio omofobico assolutamente. Nel Messaggero non c'è un gay, perché nessuno riesce a avere il coraggio di uscire allo scoperto. Allora che succede? Succede che una donna che deve dirigere per esempio 125 giornalisti ed imporre le proprie idee, la propria linea politica, criticare il lavoro di un collega, non è ben vista ancora, perché quest'Italia non è matura. Il consiglio che però io do alle giovani è quello di persistere, di trovarsi magari un lavoretto secondario e poi continuare a insistere, 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 perché alla fine chi insiste e chi mette piede dentro un giornale alla fine riesce a ottenere un contratto.